Viviamo in un'epoca strana di youtuber che per andare a caccia di visualizzazioni e like si inventano le cose più impossibili. Per questo motivo noi abbiamo deciso di calare l'asso, quindi oggi 31 maggio 2021, 90° compleanno del signor Ugo Malossi, una vita fatta di carburatori elaborati, marmitte potenziate, motori prepotenti. Abbiamo deciso di andarlo a rapire per farci raccontare un po' da lui il retroscena di questa storia che profuma di miscela e di passione per i motori. Tra l'altro abbiamo scelto il mezzo giusto per fare le cose con il giusto stile, come si confà a un personaggio di questo calibro. A dopo! Siamo al Bargellino, zona industriale di Calderara. Là in fondo, in direzione nord-est, c'è Malossi, pezzo della storia, della passione per i motori tutta emiliana. Il signor Ugo Malossi, 90 anni, alla mattina alle 7:30 si presenta nella sua azienda, quotidianamente timbra e si mette al tornio. Secondo me al sangue al 2%. Si respira tutta la tensione per questo atto che stiamo per compiere. Andiamo, è il momento. Ragazzi, ci siamo. Buongiorno. Vado a rapire il signor Ugo. Sì. Andrea, stamattina ero in ufficio, sento dalla reception che è entrato Lorenzo e ha detto che doveva rapire papà. Addirittura? E la Paola, sì, certo, non c'è problema. Ha detto, beh, scusami Paolo, cioè, e quindi non so dove l'ha portato. Buongiorno! Buongiorno! Ciao Lore! Allora, io ho in serbo per lei una giornata molto più speciale di quello che sembra, quindi dovrebbe... Ma sarà tutto il giorno? No, è mattinata. Ma è incredibile perché papà è il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via, cioè mezza giornata che non sta qui in azienda sarà un problema. Sono belli questi stampi, Li curiamo come figli, subiscono dei trattamenti termochimici che li rendono più resistenti e durevoli nel tempo. Si fanno con acciai speciali per la stamping presso fusione. Ho capito. Però dovrebbe venire con me perché c'è una sorpresa che l'aspetta fuori di là. Il leone, perché noi abbiamo il leone come simbolo. C'è anche il leone. Un leone vivo. No, non è un leone vivo. Diceva che le piacciono le Alfa Romeo? Sono un alfista mancato perché diciamo c'è stato un vuoto. Beh, però nell'ambito, qui c'è la ripresa, qui è risorta. Questa qua l'ho rubata praticamente solo per lei, per questa giornata, e adesso andremo a fare un giro. Sì. Quindi adesso io la invito a salire a bordo e andiamo a fare un giro. No, vuole guidare lei? Ma direi che... Mi cambia i piani! No, niente. No, dopo... Faccio il passeggero. Teniamo ancora la maschera? No, possiamo toglierla. Un attimo che ho tutto il percorso. È un V6 da 3 litri, biturbo, con più di 500 cavalli. Vorrei un po' ripercorrere, proprio andandoci luogo dopo luogo, un pochino quella che è la storia della sua azienda. Andiamo un attimo qua in via Bastia, se non sbaglio. E dovremmo andare addirittura in via San Donato. Esatto, ma adesso per una questione più che altro di comodità logistica lo facciamo al contrario. Oh no, ma tanto con la pellicola fate quello che volete, o l'elettronica ancora meglio. La cinepresa non si usa più. Quindi adesso andiamo in via Bastia, è dove io... Veramente torneremo indietro. Sì, adesso ci giriamo e torniamo indietro. Via Bastia è di là.
po' come un secondo padre lei per noi, perché mio fratello lavora da lei dal 90, dal 91 se non sbaglio. Sì, quanti anni aveva quando è venuto da noi? Aveva 18 anni, era appena uscito da scuola. Ha condizionato comunque tutta la mia esistenza, perché io poi sono cresciuto in mezzo a questi motorini, con questa ombra positiva di Malossi. Poi d'estate mio padre mi mandava a lavorare e mi mandò un'estate lì in via Bastia. E mi ricordo che controllavo la tolleranza dei cilindri. Ah, lì con Ivan, allora chi c'era? Con Ivan. Esatto, mi ricordo questo macchinario ad aria compressa che io mettevo il cilindro, lo dovevo girare per vedere come si chiama, l'ovalità, la tolleranza, esatto, e poi gli marchiavo A, A+. Perfetto. Qua, quando eravate in via Bastia, eravate già grandi. Dire grandi è una parola, non si è mai grandi. Non c'è mai abbastanza grandi. Partendo da zero è una scala abbastanza dura, ripida. Eccoci qua in via Bastia. Ecco. Ma non c'è più nessuno, quindi qua, aspetti no, che adesso scendiamo un attimo che mi fa vedere. Eppure qua dentro, quindi quando c'eravamo noi tagliavamo l'erba del prato anche. Via Bastia un po' rappresenta la rivalsa. Devo dire che c'è stato un momento difficile per la nostra azienda, perché avevamo l'importatore francese al quale avevamo dato fiducia, troppa fiducia, ed è fallito. Siamo arrivati al punto praticamente che abbiamo rischiato il fallimento anche noi. Tant'è vero che c'è stato un periodo che avevamo anche noi l'erba così. C'è stato un momento difficile, un momento veramente difficile, dove però ce l'ha fatta pesare poco. Ci ha comunque spiegato di questa situazione, ma noi tutti i mesi il nostro stipendio c'era. Non abbiamo mollato, ma però questo è stato merito di Ugo, perché in quel momento di crisi lui ha detto no, io salvo l'azienda. È stata una lotta, la determinazione, perché mi avevano detto abbandona tutto. Ma c'è stato un momento in cui aveva pensato che non ce l'avreste fatta? No. No. Ho pensato solo alla famiglia, all'azienda, al futuro, stringendo i denti, facendo 15 ore al giorno. Credendoci E cercando di farci aiutare da quei fornitori che hanno creduto in noi. Non potevo pensare, di perdere tutto e trovarmi in mezzo a una strada. Ha investito, ha messo dei soldi e siamo comunque partiti di nuovo con lo scooter, una scommessa, nessuno ci credeva, e lì invece. Ci sono stati dei momenti dove ti guardi e dici finisce tutto, perché ormai era passata la moto, cosa ci sarà dopo, bisogna essere abbastanza attenti, crederci, vedere il filone che in questo momento sta partendo e provare di mettere dentro, come dico io, insomma, una canna da pesca in quel laghetto e vedere se c'è vita, ecco. Posso dire questo, dopo il pranzo prendevo un caffè. Da quel momento che abbiamo avuto questi problemi e queste preoccupazioni, naturalmente ho smesso di prendere il caffè perché avevo delle fibrillazioni al cuore. Le veniva nervoso. Cosa che adesso, che ho 40 anni di più, ovvero quanti anni ha oggi? ne ho 90. 90? Li sto compiendo in adesso. questo momento. Esatto. E il caffè non le dà più fastidio? No. Perfetto. Allora, qui invece siamo in via Piretti. In via Piretti Ecco. cosa è successo? Qui. Questa casa qua mi diceva Andrea che l'avete costruita voi. Sì, questi erano campi, qui passavi il treno. L'artigianato bolognese ha dato una mano agli artigiani che si sono consorziati e hanno acquistato, noi compresi,
un appezzamento di terreno sul quale abbiamo fatto eseguire un progetto e costruito. Voi com'è che da Bologna siete venuti qua? Tutte le attività industriali e artigiane dovevano uscire dal centro storico, per cui noi ci siamo un po' anche spaventati e abbiamo detto qui ci fanno chiudere, dove andiamo? Il progetto era la lotta all'inquinamento. Già all'epoca? Perciò si trattava di fare una stazione servizio carburatori modello decentrata, perché nel centro storico non era più possibile svolgere queste attività meccaniche, doveva essere una città modello. Poi abbiamo visto che l'operazione non era così interessante, stavano cambiando le cose. E lì si è aperta una nuova strada, lo sviluppo dei motori, il potenziamento dei motori, perché appunto la capacità di Ugo, quella voglia di fare modifiche, migliorie, fare oggetti da corsa, era sfociato nel costruire dei collettori per montare dei carburatori più grossi sui motori. Cosa è successo? Che i rappresentanti dell'orto che collaboravano con noi hanno visto questa possibilità di mercato e hanno detto: ma Ugo, perché non produci queste cose? E si è messo a produrre. Abbiamo dedicato una parte dell'officina all'azienda di tornitura, lavorazione dei pezzi che producevamo. Perché voi facevate solo carburatori all'inizio, vero? Ma qui non l'abbiamo mai attivato il servizio carburatori, lo facevamo A Bologna? allora a Bologna, in via Zanardi, e qua invece abbiamo solo fatto officina meccanica quando è venuto Silvio. Certo, che è stato... che è ancora là che lavora. Sì. Io nell'80 volevo cambiare lavoro appena finito il militare, lessi un articolo, un'inserzione sul resto del Carlino, che c'era questa azienda CDC Malossi che cercava uno per lavorare alle macchine utensili al tornio parallelo. Quindi io sono andato, c'era questo signore appoggiato con due baffoni enormi che io, 21enne, incuteva un po' di paura. Ah sì, a quell'epoca aveva il baffo, un bel baffo nero, non ha mai alzato le mani, non ha mai sgridato più di tanto, però bastava lo sguardo. Quando tornava a casa che mia madre gli raccontava che avevo preso un brutto voto, bastava uno sguardo per capire che avevi sbagliato, che quando avevi sbagliato, insomma, dovevi rimediare. Quindi mi avvicino tutto timidino, gli dico: vengo per quell'inserzione. Ah sì, quasi non mi ricordavo, perché ormai è già passato tanto tempo. Dico: va bene, io se vuole mi fa provare a lavorare. Ugo mi ha fatto crescere, perché io ho lavorato proprio fianco a fianco a lui, e comunque Andrea, che anche lui era giovane, e mi ha insegnato comunque a lavorare. Una persona umile, con tanta pazienza, però tosto. Cioè, dobbiamo finire il progetto, dobbiamo ottenere un risultato, e se non capisci bene una cosa, lui cerca di fartela capire, cioè, come funziona il motore, per migliorarlo, per farlo andare più forte. Quindi mi fa provare a lavorare, faccio 2 o 3 pezzettini dove lui mi ha aiutato a farli, perché io non avevo quelle capacità per fare un lavoro così bello. Lui mi dice: le farò sapere. Dopo un paio di giorni io telefono e gli dico: signor Malossi, allora ha pensato se io andavo bene per venire a lavorare lì con lei? E lui mi ha detto: sì, può venire quando vuole, tanto è l'unico candidato, non si è presentato nessuno. E quindi ho iniziato la mia avventura, e dopo 41 anni sono ancora qua. Sono qua da ormai 37 anni. Caso voluto che abitassi nella via parallela alla ditta Malossi. Cercavano un collaudatore, quindi un ragazzino giovane, perché andare a scuola, cioè non vado a fare il collaudatore, no? Lui, conoscendo anche la mia storia, comunque mio padre meccanico di auto Alfa Romeo, Ugo appassionato di Alfa Romeo, ed è partita comunque l'avventura. E ho iniziato a montare dei pacchi lamellari, perché intanto bisogna capire come funziona una lamella, no? Se riparto da via Piretti, sì, posso riconoscere che ci hanno lasciato una grande libertà. Non è partita subito a fare motori.
Ho fatto un po' di tutto in azienda e secondo me è stata una cosa utile. Avevamo lo spazio e il lavoro era un gioco. Abbiamo lavorato tutte le estati, io andavo a confezionare qualsiasi tipo di prodotto che veniva fatto, non capendo neanche a che cosa serviva. Ho condiviso i momenti di mio fratello con i suoi amici nelle lavorazioni, ero il miglior passeggero che qualcuno potesse caricare, quindi le emozioni della velocità le ho provate ed ero anche la più coraggiosa di tutte, cioè potevo salire con... Incosciente. Sì, quello più spericolato a me non diceva niente. Io ho cresciuto in New Jersey, sempre appassionato delle moto, da piccolo andavo alle corse, a 5 anni ero già in moto. Mio padre correva, era campione negli Stati Uniti, però conosceva anche Ugo, signor Malossi. Veniva sempre in Italia a comprare i carburatori per i Superbike. Hanno vinto il campionato tre volte nell'81, nell'82 e nell'83 il campionato degli Stati Uniti con quei carburatori del signor Malossi. Da quello che mi ricordo, mio padre grande stima per il signor Malossi, sempre un gentiluomo, poi sempre come business. Era un accordo perfetto e è durato un bel po' di tempo. Poi ho deciso di studiare ingegneria meccanica, cercando lavoro perché volevo abitare in Italia. Ho incontrato il signor Malossi, abbiamo parlato, fatto 2 chiacchiere e poi mi ha assunto come progettista. È già passato 20 anni, è stato bellissimo. Ancora oggi tutti i prodotti vuole che passino da me, perché ma sai, tu li conosci, è tanti anni che sei qua, una tua occhiata è bello. Ed è qui che arrivarono i francesi, Sì, che hanno poi un po' cambiato la faccia all'azienda, hanno cambiato le carte in tavola. no, è stato un caso fortuito. Conti, che era un italiano emigrato in Francia, aveva un motorino da trasformare, aveva avuto l'idea di fare un kit per lo Yamaha 50 Enduro e lo portò a Deganello gli mise le mani, ma alla fine non riusciva a fare il lavoro, venne da mio fratello. Mi chiama mio fratello, gli ho detto: ascolta, di a Conti che se vuole risolvere il problema ci lascia il motorino, ci penso io, gli faccio una proposta e poi vi dico. Un cliente ci chiede, no, mi illustra in una notte, sai, di quelle che si continua a lavorare con il cliente, mi illustra che lui stava facendo una trasformazione, che avrebbe fatto 10.000 pezzi, eccetera, eccetera. Noi eravamo totalmente fuori da questo mondo, però io stimavo mio fratello, sapevo le sue capacità, avrei giurato su una montagna di Bibbie. Questo mi dice, se sapevamo mettere la carburazione, dico: ma scherzi? Mio fratello è laccio di briscola. E da lì abbiamo fatto la prima trasformazione. L'idea è sempre quella di prendere un pezzo, lo metti su un carburatore, una marmitta e quel pezzo, quel veicolo, quel motore cambia faccia. funzionamento. Vabbè, che poi con motore a 2 tempi era più facile. Non è vero. Non è vero? Assolutamente il contrario. E allora ho detto: no, non ci vuole un solista, ci vuole un'orchestra. E siamo partiti. Il primo anno abbiamo fatto 9.000 pezzi. Però Kit solo dello completi. Yamaha 50? Solo con gli Yamaha 50. Da zero, perché praticamente io avevo giurato che mio fratello sapeva fare tutto e di fatto l'ha fatto. Il kit è completo, ce l'ho ancora lì. Sì. Gruppo termico completo, cilindro, testa, pistone, segmento, impianto di alimentazione, che vuol dire valvola lamellare, condotto d'aspirazione, carburatore, filtro aria. Tutto completo. Poi l'impianto di scarico, che era il tubo di scarico con la silenziatore. Insomma, è stato un successo e allora c'era una legge, la chiusura a salvaguardia dei costruttori di motori e ciclomotori italiani. E le moto giapponesi non potevano entrare in Italia, in Europa sì. In Italia no. In Italia no. Allora abbiamo preso la palla al balzo, come si suol dire, e abbiamo cominciato a fare le trasformazioni. Venivano da noi e ognuno voleva l'esclusiva. Allora c'era la Piaggio che faceva il Ciao,
la Peugeot, la moto Bécane, Sì. e noi gli facevamo la trasformazione. Era una bomba, nel senso che la trasformazione in Italia era già una cosa affermata. In Francia Non non ancora. c'era, ma Francia, Germania, Olanda, cioè tutta l'Europa praticamente sono diventati, il Belgio, importatori in tutta Europa. Poi è successo un altro guaio, io ero sempre di cuore tenero, mio fratello, bontà sua, mi lasciava l'amministrazione e c'era uno che voleva organizzare delle gare, mi viene da dire ma vediamoci che vediamo di mettere in moto questa cosa. E quindi mi sono dedicato anche a questa cosa per farla partire e di lì è nato tutto. A un certo punto questo tipo di attività è stata talmente importante che abbiamo preferito d'accordo che io non mi sarei più occupato dell'aspetto amministrativo, anche perché intanto l'Alessandra e Andrea, cioè i miei nipoti, erano cresciuti abbondantemente e quindi loro erano più che sufficienti a gestire questo. Io mi sarei dedicato soprattutto, se non esclusivamente, alle gare. E quindi sono 34 anni che faccio questo secondo mestiere. Facciamo così, io direi di andare verso Bologna. Benissimo. Così mi prosegue il racconto. Avevo 3 anni quando la mia famiglia si è trasferita sull'officina, praticamente nella casa che aveva ristrutturato mio padre, e io ero sempre più in officina che Sì, perché in casa a studiare. questa passione per la meccanica ce l'avete dentro. Ah sì, bisogna risalire a mio padre che iniziò negli anni 30, aprì un'attività di riparazione e costruzione cicli. Cioè, all'epoca venivano fatte anche biciclette col telaio marcato Malossi, Sì, ma anche bici da corsa? anche bici da corsa. Sarebbe bellissimo trovarne una, ma si troveranno, esistono. Un bel telaio in acciaio. Quasi impossibile, sì. Mi hanno detto, sempre i miei consiglieri segreti, di fare una sosta, perché di farle fare una roba che lei non ha mai fatto in vita sua, ovvero far collezione al bar. No, non ho capito, scusa. Mi ha detto Andrea Sì. che lei non ha mai fatto collezione al bar. No, No, allora adesso noi ci fermiamo, lei il giorno del suo 90° compleanno facciamo colazione al bar. La prima volta. sì. Ci sta. Allora, qui siamo alla Casa del Tortellino, che è questo baretto che ci prendiamo una brioche, poi se vuole anche un sacchetto di tortellini glieli fanno. L'ultima volta che ha fatto la colazione al bar l'ha pagato con le lire? Forse sì. No, Allora si perde nella notte dei tempi. buongiorno, 2 caffè. Io prendo anche una brioche. Una raviolina, sì, con l'Alkermes, perché mi ricorda quando ero un ragazzo Come oggi. che aiutavo mia madre a fare i dolci per le feste. E allora si facevano le pesche a bagno nell'Alkermes e tutto il passaggio. Anche il raviolo è tipicamente bolognese, vero? Fa un po' di paluga. Ci vorrebbe un po' di castrol. Quindi adesso andiamo verso la CDC, la casa del carburatore. Sì, Vi faccio sentire questo motore. Abbiamo, Ne abbiamo qua. quando si apre qui via Zanardi l'hanno resa irriconoscibile, perché prima era una strada, andavi qua eri già in campagna. Andiamo a vedere chi c'è andato al posto Ma che nostro. numero era? Qui 27 mi pare. E qui cosa facevate? I carburatori moto e auto, ma soprattutto lì sono nati almeno 500-800
impianti di alimentazione particolari, partendo dalla Maximoto arrivando fino al ciclomotore a rullo. L'impianto di alimentazione è collettore, carburatore, filtro, completo. Esatto. E in quanti eravate a lavorare? Una decina di persone tra eravate già in impiegati. tanti? Sì, qui è arrivato mio fratello e abbiamo cominciato a usare il computer. Ho cercato la mia strada nella scuola, eccetera, con l'aiuto sempre di mio fratello che mi appoggiava, però mi sono reso conto che quello che avevo in famiglia non l'avrei trovato fuori, questa passione autentica per il proprio lavoro. Sono entrato in azienda, ero diventato ragioniere, quindi cosa ho fatto? Ho dato una mano in contabilità facendo varie cose, il computer, questo e quell'altro. Un mattino Sentiamo. arriva un signore, dice: voi fate i carburatori per tutte le moto giapponesi e per l'MV, che è una moto italiana, non fate un impianto. Allora mi provocò e dissi: va bene, ci provo. E allora poi, in collaborazione con Magni della MV Agusta, abbiamo fatto più di 100 carburatori. Oggi direbbero una partnership, avevate una sinergia. Eccoci che siamo con gli inglesismi. Con gli inglesismi. Quindi direi che il prossimo passaggio è in via del Porto. Allora andiamo in via del Porto. Qua, Ah sì, adesso ci arrivo da dietro. Peccato che ci sono le serrande giù. Qui c'erano quelli che riavvolgevano le pellicole, erano delle ragazze, compagne di lavoro. Facevate balotta, come si dice a Bologna. Sì, non andavamo a bere il caffè assieme, adesso abbiamo perso quell'occasione lì. Bisognerebbe rintacciarle. Quindi voi eravate qui, ma c'era l'insegna, c'era qualcosa? Sì, qui avevamo un tornio in cantina. Sì. Che quando abbiamo fatto trasloco abbiamo preso i facchini della stazione, erano 3 o 4 ragazzi e noi tutti a spingere su per la rampa. Roba che se cade. A un certo momento il tornio ha cominciato a ritornare indietro. Come avete fatto a portarlo fuori? Io non lo so. Incredibile. Quindi voi entravate poi con le macchine, qua si lavorava? Sì, macchine e moto. Finito il motorino, cioè la carburazione, dovevamo collaudarlo per vedere se andava bene o meno. E allora facevamo tutto questo percorso, bovi campeggi, 2 giri e poi va bene. Magari che le tirano sulle serrande. E una volta c'ero io qui. Era la casa del carburatore. 59. No, non era ancora nata la signora. Che attività è questa? Questo è un centro culturale in cui facciamo mostre. Potremmo organizzare all'interno di un centro culturale, potremmo organizzare una mostra con dei carburatori, non so, con dei motori, qualcosa. No, aspetta un attimo, facciamogliela tirare su a lui. No, come una volta, venga. Allora la tiravamo su a mano, con muscoli. Era dal 59 che non tirava su sta serranda. Ecco. Qui abbiamo iniziato a riparare e a vendere carburatori e poi abbiamo abbinato la nostra attività iniziale, che era quella di riparazione moto, ma principalmente elaborazione moto. Il simbolo col leone, quando è che è nato? E chi è che se l'ha inventato? Questo leone che tiene l'osso? Il leone che tiene l'osso è un leone araldico che è poi stato trasformato da un disegnatore nel leone orizzontale che si può vedere ora, che praticamente sembra stato copiato. È quello il leone inglese. Del re? Ci sono, Sì, 3 leoni. ci sono quei 2 leoni che sono messi orizzontali. Allora direi che proseguiamo in via San Donato? Sì. Così andiamo a vedere le fondamenta di questa storia. Sì.
Le faccio vedere la stanza, la finestra dove mia madre ha dato la luce 90 anni fa, 90 anni fa, esatto. che era il 31 maggio del 31. 31. Allora ritorniamo a quel 31 maggio di 90 anni fa. Andiamo a vedere. Ecco, la casa è quella. Un luogo importante. Sì. La casa era un po' più piccola. Una bomba o più di una bomba ha preso quella casa lì, allora ha buttato giù metà di questa. Ho capito. Metà era rasa al suolo. Vivevamo in queste 4 stanze qua e l'officina era giù in cantina. Ma fu suo padre a iniziare l'attività? Sì, negli anni, nel 31 proprio, quando sono nato io. E la famosa foto della nonna che fa benzina era in questo benzinaio qua, vero? No, qua. Ah, era lì? Qui Avevate c'era. la pompa di benzina qua davanti? Qua sì. Quindi lei il 31 maggio del 1931 Ho cominciato a piangere qui. ha iniziato a piangere qui, poi crescendo ha iniziato a elaborare i carburatori. E allora un giorno disse mio padre, ascolta, io voglio fare riparazione moto. E allora disse mio padre, ma guarda che non sarà, devi imparare il mestiere. Ho detto va bene, imparerò. Quando lui praticamente ha indirizzato l'officina di famiglia dalle cucine economiche e biciclette alle moto, io non c'ero ancora, ma partecipavo di questa sua dialettica col padre. Lui si è imposto e ha praticamente trasformato l'azienda in un'azienda di riparazione moto, ma in realtà lui si è perfino costruito una moto per conto suo. Poi ha fatto anche un attimo un passaggio di corse. Nei giardini Margherita all'interno avevano organizzato una gara di moschito. Lui arrivò in modo decente, però per lui non andava bene. È una persona che o primo, vabbè, secondo si può tollerare, ecco. Mio padre aveva una moto, una Guzzi 500 e mi portava sul serbatoio quando avevo 1 anno e allora il rombo del motore non mi è più uscito. Non le è più uscito? No. Allora io direi che su questo racconto io adesso la porto in un posto speciale perché lei non lo sa, ma io per l'occasione ho fatto adibire il Museo Malossi. E questa è la novità del giorno, è una delle novità del giorno. Mamma mia, ancora ce ne sono. Ma ce n'è che ce n'è, quindi adesso torniamo sull'Alfa Romeo e andiamo al Museo Malossi. Sono i biglietti per entrare nel museo. Quello è il suo, il mio non lo trovo più, vabbè, ma mi fanno entrare lo stesso. Benvenuti. Bentrovata. Bene. Perfetto. Grazie. Io sono qui interdetto, sono Stupefatto. stupefatto. Fermò. Ecco, il primo kit. sì, ma qui c'è da svenire. Vabbè, la tengo su. Siamo pronti qua, eh? Eccezionale. E qui si vede la marmitta, il gruppo termico, l'impianto d'alimentazione. Fermò la marmitta. Casa del carburatore, Malossi. Sì, i famosi Motobécane. Quello lì ha su il nostro motore, quel carter lì è tutta una cosa. Ah, anche il carter era vostro? Sì, tutto il motore completo. Quando c'era il motor show venivate a correre? Sì,
siamo venuti a correre, abbiamo battuto Polini. Ah, Era cattivo come un leone. Si era arrabbiato. Ecco, qui anche questo qua, il motore è vostro, eh? Tutta la moto, tutto completo. Poi qua è arrivata l'epoca degli scooter. Sì, nel 90. E poi qua arriviamo alle gare, Sì, ai trofei. L'abbiamo lasciata senza parole. sì. È una missione difficile, eh? No, veramente avete fatto qualcosa di grandioso. No, perché poi qua a me mi pare che andiamo avanti ma non ci si ferma più, eh? Qui avete iniziato a fare l'iniezione. Dalla casa del carburatore, qua ce n'è di strada, eh? Sì. Quello che manca ancora, che stiamo ultimando adesso, sono tutta la rapportatura, gli ingranaggi, perché qui albero motore, gruppo termico, marmitta, è tutto nostro. E faremo anche i rapporti, quindi sarà l'ulteriore passo. Lei, no, oggi, in questa giornata importante che mi fa 90 anni, si rende conto che avete dato vita a un movimento culturale? Cioè, io mi ricordo in fiera i bambini, i ragazzetti che si strappano i capelli per avere l'adesivo Malossi, come se solo l'adesivo Malossi potesse dare quei 2 cavalli in più. Avete creato una cosa importante. Sì, è una bandiera. Cioè questi ragazzi avevano in mano il simbolo e questi ragazzi li prendevano, li mettevano nel libro di scuola, Sì, lo sì. mettevano nelle cose più care, più segrete che avevano. È una passione che nasce dai primi passi, insomma, il ragazzo che si rende autonomo tramite il motorino, adesso tramite il computer. La vita virtuale è del presente di molti ragazzi che si chiudono in una stanza, si chiudono in un bozzolo come il Bacco del Seta. Cosa possiamo fare per infondere nei giovani l'orgoglio di essere? Non lo so. Di appartenere a un passato favoloso. Cioè la cultura dà alle persone l'orgoglio, la spinta della vita. E abbiamo avuto personaggi illustri nel passato, usiamo queste persone e questi miti per dar corpo a questa ripartenza. E su questo firmiamo il tabellone. Io ho una pessima calligrafia, signori. Da dottore. Perfetto. Malossi Ugo. Elegibile, ma va bene. Non è mica finita qui oggi, ce n'è ancora. Hai visto? Ma io non ho un cuore così forte. Noi pensavamo di sì, però ci abbiamo creduto fino alla fine. Visto che finalmente il museo ce l'hai. Guarda, io non so, avete... Il museo. Avete... Abbiamo preso tutta la fiera per il tuo museo. E questo è niente. Avete fatto... non so, sono commosso. Non ho parole. Cioè il coraggio di fare questa cosa in un ambiente come questo, che è parte della nostra storia, perché al Motor Show ci siamo stati fin dall'inizio. Abbiamo voluto far vedere che è possibile. Si può fare qualcosa di diverso. Quindi? Bene. Quindi dobbiamo tornare verso Calderare perché non è mica finita, eh? Esatto. Non so più adesso. Ragazzi, non Sì, c'è il groupier che dice Re ne va più. No, non c'è. Re ne va più. Visto che hai preso un caffè a metà mattinata seduto al bar, cosa che non è mai successo. Però se da oggi in poi lo vuoi fare, noi siamo contenti. Se Lorenzo Guarda, ti viene a prendere una volta a settimana. No, io... Ho delle foto che sono alla pista di Montlhéry, da Parigi a venire A Bologna. Cosa sarà? 1400 km? Forse anche di più. Sì, che 1400 km a 90. 16-17 ore. Una sonno da boia, mi sono fermato lì a Castelfranco a dormire.
So già Castelfranco era già arrivato, oramai poteva. Ah no, non ne potevo poteva più, non ne poteva avevo più. speso l'ultima goccia di sangue. L'ultima. A posto. È una macchinina questa qui che... Non si fa del male qui, eh? Troppa roba! Troppa roba! Sono io! Mi viene da piangere! Happy birthday! 生日快乐！耶！ Auguri signor Ugo! Auguri signor Ugo! Ciao! Santé, bon anniversaire. Sei l'unico Ugo! No, sei grande, altro che... Stretta di mano da veri uomini. Esatto. Ancora auguri Bene. per i suoi primi 90 anni. Sì, sono i primi, Sono i primi. Adesso vediamo. La giornata com'è data? Il rapimento è fallito perché il signor Ugo mi ha ribaltato di parole, mi ha raccontato tutta la sua vita all'andata e al ritorno e alla fine gliel'ho riconsegnato con anche 10 euro in tasca. Ditelo voi, basta, io ho esaurito le energie. Ti ha sfiancato? E la macchina gli è piaciuta. Vabbè, ci credo. È bello! Grazie di tutti, siete stati tutti carini.